corre molto e va a dormire con le scarpe addosso. Chi è? Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vi darò 5 indovinelli da indovinare e vi dico già da subito che questi indovinelli sono correlati agli animali, quindi un aiutino. E mi raccomando ragazzi, concentrazione e vediamo come va con questi indovinelli. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Questi indovinelli testeranno la vostra conoscenza sugli animali, su giochi di parole, su sinonimi ed è anche poi l'obiettivo di ogni indovinello quello di farvi scervellare, di farvi pensare. Per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se ne avete bisogno di più, mi raccomando, mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo i 10 secondi vi darò la risposta e spiegherò. Allora, siete carichi? Iniziamo con il primo indovinello. Ha la vita appesa a un filo e lavora per un pugno di mosche. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è il ragno, giusto? È il ragno che ha la vita appesa a un filo e lavora per un pugno di mosche. Qui c'è un gioco di parole con la vita appesa a un filo perché il ragno tesse le ragnatele, che sono appunto composte da fili che servono per ingannare, per intrappolare le prede del ragno, come per esempio le mosche che vengono menzionate qui nell'indovinello. Lavora per un pugno di mosche, questi insetti, giusto? Che molto spesso vengono intrappolati proprio dalla ragnatela. E in realtà il pugno di mosche, quando si dice un pugno di mosche, è un po' un altro gioco di parole che si basa sul significato qui letterale, vi vuole fare, come dire, ingannare, vi vuole ingannare dal significato letterale, il pugno di mosche, che sono effettivamente le prede che il ragno vuole intrappolare nella ragnatela, proprio un pugno di mosche. Ma quando si dice rimanere con un pugno di mosche, o quando si dice per un pugno di mosche, si intende a mani vuote. In realtà, come significato figurato, è un'espressione che vuol dire a mani vuote, rimanere con niente in mano, d'accordo? Quindi per un pugno di mosche questo è il significato figurato, ma in realtà letteralmente come dato di fatto il ragno intrappola le proprie prede come le mosche. Appunto lavora per un pugno di mosche, quindi vorrebbe avere un pugno di mosche, cioè tutti questi insetti nella ragnatela, d'accordo? E passiamo allora all'indovinello numero 2. Si sposta nell'aria, ma non è un uccello. Vive in acqua, ma non è un pesce. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è la rana, giusto? La rana si sposta nell'aria, ma non è un uccello, vive in acqua, ma non è un pesce. E qui gioca sul fatto che la rana appartiene alla famiglia degli anfibi, che sono animali che possono vivere sia nell'acqua, sia nell'aria o sul terreno. Al contrario, invece, l'uccello vive solo nell'aria, mentre i pesci vivono solo nell'acqua. E passiamo allora all'indovinello numero 3. Ha una tasca ma nessun indumento. Chi è? Al via con 10 secondi.
Ed è il canguro, giusto? Il canguro che è un mammifero della famiglia dei marsupiali e ha proprio il marsupio, che qui c'è un gioco di parole con la tasca, perché in realtà il marsupio è una tasca di pelle del ventre della femmina dei canguri che viene proprio utilizzato per accogliere i piccoli, per tenere i piccoli lì, giusto? Nel marsupio. Però qui c'è un gioco di parole con la tasca come appartenente ai capi di vestiario, di abbigliamento, che è un sacchetto che viene cucito praticamente per esempio i pantaloni oppure le giacche, ecco, che serve per contenere piccoli oggetti. Quindi qui c'è un gioco di parole tra la tasca dell'abbigliamento e la tasca come marsupio dei canguri, d'accordo? E passiamo allora all'indovinello numero 4. È una stella, ma non splende. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è la stella marina, giusto? La stella marina è una stella ma non splende. Qui un gioco di parole che si basa sulle stelle come corpi celesti in cielo che brillano, mentre la stella marina è un invertebrato e viene scientificamente detta asteroidea e ha proprio 5 braccia e sembra proprio una stella ed è presente in tutti i mari del mondo, anche se in quelli tropicali è un po' più appariscente. Comunque questo per la stella marina. E allora adesso passiamo all'indovinello numero 5. Corre molto e va a dormire con le scarpe addosso. Chi è? Al via con 10 secondi. Ed è il cavallo, giusto? Qui c'è un gioco di parole che si riferisce agli zoccoli del cavallo, che sono una parte anatomica molto importante dei cavalli, che vedete qui, però zoccoli sono anche un tipo di scarpa. E vedete, la vedete qui, questo tipo di scarpa è un tipo di scarpa in legno. Sono molto famosi gli zoccoli olandesi, che sono completamente in legno. Però ci sono anche diversi altri tipi di zoccoli, ma almeno una componente degli zoccoli deve essere di legno, specialmente la suola in genere, d'accordo? E niente, questo è tutto allora per la nostra lezione di oggi. Fatemi sapere com'è andata, fatemi sapere quanti indovinelli avete indovinato. Erano in realtà piuttosto difficili questi indovinelli. Fatemi sapere allora com'è andata e vi farò un'altra lezione in cui parleremo di altri 5 indovinelli legati agli animali, quindi seguirà prossimamente sul canale. E se il video vi è piaciuto mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!